Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere cosa c'è di nuovo nel Death Dyers numero 6. Bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi appunto andremo a vedere il Death Dyers numero 6. Questo qua, questo articolo del blog è un po' più incentrato proprio sulla matematica, infatti andremo a vedere come il sistema di merge sarà modificato. E sarà modificato proprio a causa, diciamo, di come stanno andando le cose in Rollercoin, ovvero a causa del prezzo delle parti che è un po' sballato, in particolar modo i, per i pezzi di qualità maggiore e soprattutto e quindi Rollercoin ha deciso di modificare tutto questo sistema. Lo appunto andremo a vedere tra pochissimo. Come al solito però, prima di tutto iscrivetevi al canale perché è davvero importantissimo e ovviamente attivate la campanellina, lasciate un like e un commento nel caso in cui vi facesse piacere. Questo perché stiamo crescendo e avere il vostro supporto è importantissimo. Vi lascio in ogni caso anche la piattaforma di Rollercoin in descrizione ed è un link affiliato e quindi passando da quel link, registrandovi, otterreste 1000 satoshi all'iscrizione senza la necessità di inserire nessun capitale all'interno della piattaforma. Detto questo però partiamo subito con il video perché sarà un po' più lungo e andiamo quindi in blog. Nel blog andiamo subito alla sezione dell'articolo nuovo. Come al solito ci sarà un sommario delle cose che verranno trattate in questo articolo e semplicemente vedremo che come attualmente funziona il sistema di merge e come sarà modificato. Andiamo quindi a fare una rapida spiegazione di come funzioni il merge. Ho già fatto questo video ma lo sto rifacendo perché mi sono accorto che ho dato un po' troppo peso a questa sezione e non troppo a quella effettiva, quindi del nuovo sistema. In ogni caso, per darvi una spiegazione che sia abbastanza capibile senza dover mettersi lì a fare calcoli su calcoli, semplicemente il merge funziona in questo modo. Abbiamo una percentuale che è segnata per ogni, diciamo, rarità di merge. Quindi per il livello uncommon, raro fino ad unreal e ci sarà una percentuale crescente che parte dal 20% al 100%. Questa percentuale è applicata al potere che si ottiene unendo il potere di due miner uguali, cioè praticamente i miner che noi andremo a utilizzare nel merge, la somma dei loro poteri verrà aggiunta di una percentuale che dipende dal livello di rarità a cui andremo appunto incontro unendo questi due miner, più una percentuale che diciamo ci è regalata, potremmo dire, da Rollercoin, che praticamente sarebbe il 5% che è pari alle fee di Rollercoin. Questo ovviamente implica che, per esempio, il livello Uncommon abbia il potere di due livelli 1 più il 20% della somma più il 5%. Questa cosa funziona ovviamente, appunto, come vi dicevo, anche per gli altri livelli, quindi supponiamo che questi due miner siano due miner di livello 2, quindi di livello Uncommon, sommiamo i loro poteri e aggiungiamo una percentuale, la percentuale di riferimento, che è il 40%, e tutta questa somma verrà poi sommata ad un 5%, che è il famoso 5% gratis che ci dà Rollercoin. Senza quindi incorrere in tutti questi dati che semplicemente vanno a spiegare questo ragionamento, andiamo praticamente a parlare un attimino dei costi che questa procedura ha. Quindi il costo del merge praticamente viene definito dal 5% di fee e quindi praticamente da un 100% di costo si passerà a un 95%. Questo 95% di costo verrà suddiviso equamente tra le varie parti necessarie. Il problema qui è sostanziale però, perché come vi ho detto all'inizio video, il punto è che in particolar modo per alti livelli di rarità, le parti hanno una disparità assurda di prezzo. Significa che quindi non si può più applicare non si può più applicare una percentuale equa tra le tre varie parti, altrimenti il prezzo, diciamo il costo del merging è davvero
squilibratissimo. Questa differenza di costo è stata, diciamo, intabellata dallo stesso Rollercoin e ci viene mostrata in questa appunto tabella, dove senza guardare i calcoli specifici semplicemente ci fa vedere quale sia la percentuale di differenza tra quello che loro avevano pianificato e quello che effettivamente noi andremo a pagare in questo momento. Per esempio, per un livello leggendario avevano pianificato un 121 RLT di costo, mentre invece a noi attualmente è di 12 RLT, il che significa che c'è una disparità dell'11%, davvero altissima se ci pensate, e questo effettivamente per Rollercoin è un problema. Ed è un problema, quindi tendenzialmente cercheranno sempre di più, almeno fino a quando questa cosa non si stabilizzerà, di ridurre in qualche modo i premi gratis o comunque i vantaggi per gli utenti, proprio perché hanno il 90% di perdita da ogni volta che un, um, un merge system viene fatto, in particolar modo nel caso del leggendario. Oltre ovviamente al fatto che Rollercoin è meno stabile a causa di questa situazione, ci sono anche altri punti che Rollercoin fa notare, ovvero che, questa cosa penso l'abbiate notata tutti, il gioco in questo momento è in, diciamo, in una continua corsa verso chi riesce ad aumentare il più possibile il proprio power, il proprio potere di minaggio. E questo quindi porta a una costante, diciamo, una costante battaglia tra le persone in cui chi ha tanto capitale e chi ha molto potere di mining continuerà a salire sempre di più, mentre invece tutti gli altri verranno lasciati indietro. Il che significa che chi è già grosso, come ad esempio le balene, quindi i primi classificati in potere, continuerà a crescere e ruberà sempre più potere diciamo, in proporzione dalla piattaforma, e quindi noi che siamo medi piccoli giocatori arriveremo ad avere sempre una decrescita maggiore di quello che di criptovalute, e quindi alla fine noi non guadagneremo più nulla e gli unici a guadagnare saranno appunto i primi classificati. Questo ovviamente porta anche delle difficoltà all'inizio per i nuovi arrivati, e ovviamente forza Rollercoin a ribilanciare l'economia e quindi a dover introdurre più fondi per ribilanciarla rispetto a diciamo incentrarsi sui nuovi contenuti, e quindi un sistema più equilibrato e che possa essere anche vantaggioso per tutti. Quindi adesso, dopo questa mega spiegazione, come funzionerà il sistema di merging da qui in poi? Adesso non sappiamo esattamente quando inizierà, ma si presume dalla season 8. In ogni caso adesso il sistema di merging, se vi ricordate, prima prevedeva una percentuale di aggiunta a seconda di ogni livello. Per esempio l'uncommon era al 20%, mentre invece il raro era al 40%, il leggendario ad esempio era all'80%. Adesso la percentuale di aggiunta verrà stabilizzata al 50% per ogni livello, il che significa che se questo è un livello 1 e questo ovviamente è un livello 1, noi sommiamo il potere e ci aggiungiamo il 50%. A tutto sommiamo poi il 5% di bonus gratuito, potremmo dire. E questo funziona sia che sia a livello 1, sia che sia ad esempio a livello 3 o 4. Infatti il, infatti il sistema prevederà sempre un'aggiunta del 50% del potere dei due miner sommati, più un eventuale 5% di free bonus che viene dato da Rollercoin. Questo rende più, diciamo, vantaggioso il merging per i piccoli, quindi per i piccoli livelli, e leggermente meno in verità per quelli che saranno più di alti livelli. Questo quindi permetterà di avere dei maggiori ritorni per chi facesse il merging a bassi livelli, e quindi diciamo per i piccoli investitori, possiamo dire. Inoltre, oltre a questo, Rollercoin rivisiterà tutte le ricette di merging ogni periodo. Il periodo non è ancora definito, in ogni caso circa si presume un mese o comunque metà season. Questo permetterà quindi di avere dei prezzi, cioè dei costi di merging più bilanciati, e quindi vedranno anche di ribilanciarli a seconda del prezzo delle parti, che ovviamente loro tenderanno a riequilibrare durante il tempo. Inoltre, sempre oggi è arrivato un ultimo annuncio che potrebbe essere da un certo punto di vista migliore, ma da un altro in verità non granché. Adesso lo vediamo subito e vi lascerò ovviamente il foglio a schermo, così almeno lo potrete vedere. I nuovi cambiamenti, infatti,
prevedono in particolar modo come andranno a essere ricompensati i giocatori, in particolar modo nelle quest, quelle settimanali e quelle giornaliere. Infatti adesso la quest delle 35 giocate passa a 30 giocate, mentre invece quella delle 75 passa a 70. Un'altra cosa che viene modificata e che sono sicuro questa non piacerà a molti è che il guadagno per aver fatto 7 giochi, cioè 7 daily quest, passa da 0,5 RLT che era prima a 60 RST. Ovviamente sono state cambiate anche le queste settimanali, passando quindi da 30 RST a 20 per giocare 5 giorni a settimana. eh, si passa a 150 giocate al posto di 175, 350 al posto di 375 e poi dimezziamo gli RST che vengono dati da 100 merges o crafts, che sinceramente questa cosa mi dà molto fastidio perché prima avevano aumentato il numero di merges che bisognava fare per avere questo premio e adesso addirittura dimezzano il quantitativo. E inoltre il completare 10 quest settimanali passa da 10 RLT a 5 RLT, quindi anche qui si ha un dimezzamento del premio. Quindi, detto questo, qui finiscono le novità per oggi. Vi ringrazio ovviamente per essere stati qui con me e di aver seguito tutto il video. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di lasciare ovviamente un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questi aggiornamenti. Quindi, grazie mille a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.